Età. 32. 31. Dove vivi? No, aspetta. Facciamo già. Cos'è? Hai sbagliato. 34. Scusa. Ma infatti, no, hai iniziato la stagione che ne aveva 3 metri, ne ho 33, adesso ne ho 32, che cazzo è? Scusa, ostia, che stavo un'altra cosa. Aspetta, 30, vale, torna. Iniziamo benissimo. Dove vivi? Andorra. Milano. Da quanto tempo corri in moto? Una vita. Prima gara 2011 forse, 2012, non mi ricordo neanche. Descrivi l'altro con 3 aggettivi. Matto. Come io? Tu sei fatto? Non lo so. Puntiglioso vuol dire molto metodico, veloce, matto. Hai animali? Io, due cani. Io non so badare a me stesso, quindi non posso avere animali, ragazzi, mi spiace. La gara della tua carriera dove ti sei divertito di più? Silverstone 2014. È stato veramente un garone che ho fatto e mi ricorderei tutta la vita. Abbiamo lottato per vincere tutta la gara dal primo giro alla fine con Mika, con Viñales, qualcuno in più aveva all'inizio nel gruppo e è stata una gara veramente lottata fino alla fine e vincerla è stato, mi ricorderei sempre perché fino all'ultimo giro ci avevamo passato non so quante volte, ma eravamo tutto il tempo sorpassando uno l'altro e per finire vincendo sempre è bello. Io ti dico Mugello 2021 dove al National, dove ho fatto tipo sono andato via, ciao, grazie, arrivederci, 50-51, 50-51, bellissimo. Proprio ho goduto tanto, una vittoria alla Jorge Lorenzo. Cosa pensavate l'uno dell'altro prima di incontrarsi? Io mi pensavo che era Salvadori, mi pensavo che era Salvadori e io dico che cazzo fa Salvadori qua? Io mi pensavo che era Salvadori che veniva e dopo quando ho visto l'ho trovato, l'ho conosciuto sì. A Jerez la prima volta ma io non capivo e dopo quando l'ho visto dico chi cazzo sei a Bebe Bicchila, ma chi sei? Poi l'ho conosciuto anche, ho visto il canale e tutto e dopo di là l'ho conosciuto. E io invece quando ti ho conosciuto a Eros ho detto guarda quanto se la mena sto stronzo, proprio un bastardo, perché eri lì tutto così che non parlavi eccetera. Guarda. Dopo ti conosci cambia no, sì, certo. Poi la persona più tranquilla di sto mondo. Aver avuto un bagno così sarebbe stato più facile in passato. Cazzata più grande che avete fatto durante una gara? Ne ho fatte tante. Mettere la mappa da bagnato, fare long lap penalty fatto male, buttare terra 2 o 3 ragazzi in una partenza. Ne ho fatto tante di cazzate. Fare un wheelie non vincere la gara, Valencia 2015. Hai impennato prima della fine da passato? Sì. Sì, questa grossa, questa non è male, Questa grossa, Questa... difficile da superare, sì, più che altro tornare al box dopo brutta, È stato così. Andiamo bene. Ci sono andato veramente vicino al Mugello, questa di Moto E, quando nel giro di ricognizione mi si è chiusa all'ingresso della Casanova. Andavo pianissimo, mi ho chiuso lo sterzo, non so come l'ho salvato. Poi tanto siamo partiti dai box. Warm up lap. Quando mi hai visto che sono andato nell'erba, ti ricordi? Sì. Che tu dici che cazzo sta facendo? Sì. Ma quest'anno la moto. Ma era bagnato, questo può succedere. Ho capito, però se cadi nel warm up. Sì, però alla fine sul bagnato succedono queste cazzate. Vabbè. Io mi ricordo 2014 Asen, ho caduto la warm up lap perché ha iniziato a piovere e andava con gomme slip. Ok, vedi. Hai visto? Questo può succedere sull'acqua, ha successo tante volte. E se è successo a Marquez, chi siamo noi? O no? Esatto. Qual è la cosa più imbarazzante che ti è successa durante una gara? Che mi hanno fatto la tuta molto piccola e questa è una cosa che è imbarazzante, no? E dopo mi stringeva il coglione dopo quando andava sulla moto dopo faceva un po' di male. Questo sì che è imbarazzante, sì. Una palla a destra e una palla a sinistra. No, metteva tutte e due a destra o a sinistra. Perché se divisa faceva male. Se no faceva male, doveva un posto all'altro. E questa è una roba veramente che disturba abbastanza. Io l'avevo già raccontato quando correvo ancora in kart.
e mi scappava e sono andato nei bagni e mi sono tirato giù la tuta, però non l'ho fatta nel water. Nella tuta. Non l'ho fatta nella tuta. Nella tuta. Cioè, me la sono tirata su. Ostia. E c'era tipo un po' di... Ho dovuto fare, per fortuna non la tuta da moto, correvo in kart, quindi la tuta da kart è stato più facile lavarla. Però mancavano 10 minuti all'inizio della gara, è stato un po' di casino. Ho fatto tutta la gara con... sì, è stato non bello, però c'avevo tipo 9 anni, quindi 8 anni. Con un profumo buono. Sì, buono, Sì. esatto. Tutta merda. Una cosa che puoi dire sia dopo il sesso sia dopo la moto E. Che staccata incredibile. Questo ci sta. Non lo so. È entrato, non ci credo. Cosa ti ha sorpreso di più del tuo compagno di squadra? L'umiltà. Che va forte, va veramente forte sul bagnato. Questo mi ha sorpreso, veramente forte sul bagnato. È la capacità di fare un video, stare centrato al YouTube e dopo partire su una gara. Questo non lo capirei mai. Questo si nasce con questo, sai o no? Alla fine aspetta il video, bim bam boom, e dopo 2 minuti la gara. Sì. Se lo dice un campione del mondo, potete ben capire quanto è difficile. Sì, io non potevo farlo questo. Io non potevo farle, veramente. Litigate quando uno sorpassa l'altro? No, Quante gare hai fatto nella vita? non lo so, tante. La vita è una gara. Esatto, è vero. 150 più o meno. Tu fai 57 campionati. 150.000 forse? Tu ne fai 50.000 all'anno. Quest'anno fa DSB, Superbike, Moto E. Quando siamo vecchi, dopo già quando inizia a fare male tutto il corpo e dopo già non puoi fare più, Hai ragione. Si deve approfittare adesso. Quante ossa ti sei rotto? Chiedimi quante non mi hai rotto. No, io non. Tanto con le palle. Io non tantissime. 7-8. Sei fidanzato? Sì. No. Volevo aggiungere. No. Chi è più forte sull'asciutto e chi sul bagnato? Sull'asciutto e sul bagnato il gas sempre sparaccato, no? Esatto. Alla fine si dice in italiano? Esatto. Dipende dal giorno. Esatto. Quante volte vai in moto a settimana? Dipende dalla settimana. Dipende abbastanza, dipende dalla settimana. Non lo so, c'è volte che 3, c'è volte che 4, c'è volte che 2. Quando faccio video su YouTube e quando ci sono le gare. E poi qualche testino qua e là. Quindi direi più che a settimana, al mese, 5 o 6 giorni al mese, da aprile a ottobre. Pista preferita? Quella che vado forte. Mugello, perché anch'io lì è una pista dove vado forte, e le piste dove vado forte. Non ho mai sentito un pilota che gli piaceva una pista dove andava piano, o sbaglio? Io anche l'ho sentito. Ok. Io anche l'ho sentito. Hai mai pensato di smettere di correre? Dipende dalla persona, no? Alla fine, sicuro che ha avuto giorni o settimane che non ho avuto voglia di andare in moto o di correre, sicuro. Ma sempre, dopo un po', sempre la voglia ritorna. Assolutamente sì. Non sto a spiegare perché, che andremo troppo nel filosofico. La prima volta sulla moto? Io avevo 2 anni e mezzo. Per Natale mi hanno portato una moto piccola. Mi ricordo che l'hanno messo fuori da casa perché non entrava per la porta e mi ricordo, aveva solo 2 anni, non arrivava a 3. Io a 17 anni alla riding school di Pedersoli su una Cagiva Mito 125. Ti sei mai ubriacato? Io no. Così. No, sì, sicuro. L'alcol non è una roba che mi fa impazzire, quindi non sono mai arrivato avvocato, dignitosamente brillo, insomma. Reggo molto bene l'alcol. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Mi tocco le pale. Io passo e basta, perché se inizi a tenere a mente tutte le robe che possono portare sfiga, tipo il calzino, la mutanda di un colore, eccetera, è la fine. Cioè devi arrivare alle gare con fare 1000 cose, ci metti un'ora per fare tutte le robe scaramantiche. Quindi appena succede passi il gatto nero e se ti va bene la gara vuol dire che era a posto, insomma. Il povero gatto nero non c'entra niente, ecco. Frase preferita? Energia positiva. Se fosse stato facile l'avrebbero fatto tutti.
Se potessi far scomparire qualcuno, chi sarebbe? Non sto sulla pelle da nessuno, la verità. Quelli che commentano i miei video prima di guardarli. Che squadra tifi? Inter! Vamos! Barça. Ah, quest'anno l'avete pigliata, eh? Sì, l'abbiamo venuto bastante. Gli alieni esistono? È uscito adesso in America che hanno detto nel congresso che esistono e quindi esisteranno. Poi siamo delle cacchette in questo universo incredibile, non vuoi che ci sia un altro... Ma cosa parlo a fare con voi che non capite un cazzo? Io penso che anche qua nel paddock c'è più di uno di Alien. Ci Non avevo bisogno di andare molto fuori. sono i rettiliani. Cosa non faresti neanche per 10 milioni di euro? Poche, molte poche, per 10 milioni. Le faccio per 10 milioni di euro. Cosa devo fare? Esatto. Mi costa trovare una roba che non pareva per 10 milioni di euro. Come si festeggia una gara vinta? Con tutto il team, tutta la gente che ti ha aiutato a vincere, penso io che è una bella forma di festeggiare. Sì, niente di incredibile, insomma, anch'io. Cioè, proprio sera con il team, disastri, cose. Chissà. Un saluto per YouTube. Gas e ci vediamo al prossimo video. Gas e ci vediamo al prossimo video. Ecco,